Salve gente, io sono Luca e qui con me ho un magnifico orologio perché in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire non vedere l'ora. Vi dico l'infinito di questo modo di dire perché comunque tutte le forme sono piuttosto comuni, quindi c'è non vedo l'ora, non vedi l'ora, non vede l'ora, non vediamo l'ora, non vedete l'ora, non vedono l'ora, eccetera eccetera. Di solito si trova al presente, potreste trovarlo all'imperfetto, quindi non vedevo l'ora, non vedevi l'ora, non vedeva l'ora, eccetera, eccetera. Non lo troverete al passato prossimo per un motivo che poi capirete. Quindi fondamentalmente è un modo di dire che trovate quasi sempre al presente, più raramente all'imperfetto. Cosa significa non vedere l'ora? Non vedere l'ora significa essere impazienti, nel senso di desiderare ardentemente che qualcosa arrivi in fretta, che arrivi in fretta il momento in cui succede una determinata cosa. Ma facciamo subito un esempio. Facciamo finta per esempio che voi siate in trasferta, quindi siete andati alcuni giorni a lavorare da un'altra parte e mentre siete in quest'altro luogo voi potreste dire non vedo l'ora di tornare a casa. Non vedo l'ora di tornare a casa, che significa vorrei tanto tornare a casa. Sono impaziente e vorrei tornare a casa. Oppure facciamo un altro esempio, facciamo finta che voi non vedete da tanto tempo una vostra amica che si chiama Francesca. Ecco, voi potreste dire non vedo l'ora di vedere Francesca. Cosa significa? Di nuovo, sono impaziente, ho davvero voglia di vedere Francesca e mi pesa aspettare. Quindi, in altre parole, vorrei che questo tempo che mi separa dal momento in cui vedrò Francesca passasse in fretta. Oppure un altro esempio potrebbe essere non vedo l'ora di andare al concerto di martedì. Non vedo l'ora di andare al concerto. Non vedo l'ora di andare al concerto. Oppure un altro esempio potrebbe essere non vedo l'ora di andare in vacanza. Che significa non vedo l'ora di andare in vacanza? Significa vorrei che il tempo che mi separa dalla vacanza passasse in fretta, perché ho davvero voglia di andare in vacanza. Ecco, come avete visto da questi esempi, dopo non vedo l'ora c'è di più infinito. Questo perché il soggetto della frase subordinata è lo stesso della frase principale, cioè io non vedo l'ora e io vado in vacanza, oppure io non vedo l'ora e io incontro Francesca, oppure io non vedo l'ora e io torno a casa. Quindi se il soggetto delle due frasi è lo stesso, cioè la persona è la stessa, quindi usiamo di più infinito. Se invece il soggetto grammaticale è un altro, useremo il che. Facciamo subito un esempio. Io potrei dire non vedo l'ora che sia Natale, oppure non vedo l'ora che arrivi il 13 giugno. In questo caso, come vedete, il soggetto della prima frase è io e il soggetto della seconda frase non è io, ma è nel primo caso è Natale, nel secondo caso è il 13 giugno, quindi devo usare il che più congiuntivo. Oppure, per fare un altro esempio, qualcuno potrebbe dire oggi Luca si è vestito così, con una camicia verde e una cravatta rossa, perché non vede l'ora che sia Natale. In questo caso il soggetto di non vedere l'ora è Luca e il soggetto dell'altra frase è Natale, quindi non vede l'ora che sia Natale. Ecco, adesso non mi volevo dilungare troppo sulla differenza tra di più infinito che più congiuntivo, perché comunque è un argomento piuttosto complesso. Volevo solo precisare che non vedere l'ora dopo può essere seguito da di più infinito oppure da che più congiuntivo. Volendo, e qui concludo, non vedere l'ora si può usare anche così com'è, senza niente dopo. Per esempio io posso dire non vedo l'ora, punto. Ovviamente si presume che ci sia un contesto che mi permetta di fare così, cioè di dire solo non vedo l'ora, punto. È meno frequente trovarlo così senza niente dopo, però a seconda del contesto si potrebbe dire anche solo non vedo l'ora. Spesso magari in contesti sarcastici, per esempio se ci sono delle persone che a noi stanno antipatiche, qualcuno per prenderci in giro ci chiede allora sei contento di vederli sabato? Noi possiamo rispondere sì, non vedo l'ora. Ma non deve essere necessariamente sarcastico il contesto. Qualcuno ci può chiedere, per esempio, allora sei contento di andare al mare? E noi possiamo rispondergli sì, non vedo l'ora, punto, senza niente dopo. In questo caso non avrebbe senso ripetere non vedo l'ora di andare al mare.
Ecco, questo è quanto. Spero che questo modo di dire vi sia piaciuto. Spero anche che abbiate apprezzato questa combinazione molto natalizia, cioè camicia verde, cravatta rossa con degli orsetti. Detto ciò, vi saluto.